Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do uno spaventoso benvenuto in questo speciale di Halloween di Yo-Kappa Show. Vi ricordate il vecchissimo cartone animato Tom e Jerry? Praticamente qualsiasi bambino al mondo almeno una volta nella vita ne ha sentito parlare. Per chi non lo conoscesse, è una serie di corti creati da William Hanna e Joseph Barbera nel 1940 alla Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. La serie è incentrata sulla rivalità tra i due protagonisti, Tom il gatto che cerca di catturare Jerry il topo, che in una loro prima versione si chiamavano Jasper e Jinx. Non questi. I due nella maggior parte degli episodi erano nemici, ma a volte anche alleati. Uno strano rapporto fatto di amore ed odio quello che lega questi due personaggi. In questo cartone, vincitore di svariati Oscar e nomination, le gag di comicità fisica la facevano da padrone e generavano un sacco di situazioni strane e spesso imprevedibili ricche di cartoon violence, e la cosa da bambini ci piaceva da morire. La serie fu un assoluto capolavoro, ma contiene però al suo interno alcuni episodi che si potrebbero definire oscuri o un po' al limite e nel tempo sono stati censurati per via di alcune tematiche delicate. Alcuni di essi hanno generato delle teorie e in alcuni casi anche delle vere e proprie leggende. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto. Uno di questi strani episodi è l'Espresso Celeste del 1949. Tom, come al solito, sta inseguendo Jerry tentando di acciuffarlo. Facendo questo, un pianoforte cade dalle scale e lo schiaccia uccidendolo sul colpo. Il gatto, sotto forma di spirito, si distacca dal suo corpo e sale una scala mobile dorata che lo porta sulle nuvole. Qui si scopre che le anime dei gatti deceduti devono salire sull'Espresso Celeste, un treno che li porterà in paradiso. Alla guardia di questa stazione c'è una specie di controllore che decide chi può salire e chi no in base a come si è comportato in vita. Tra le varie anime che attraversano il cancello vediamo ad un certo punto un dettaglio che forse quando si è bambini potrebbe sfuggire, ma che da adulti ci ha commosso molto. Il bigliettaio, prima di interagire con Tom, parla con tre gattini che escono da dentro un sacco fradicio d'acqua, il cui nodo si scioglie. Avrete capito che questi tre cuccioli erano stati chiusi nel sacco e lasciati annegare di proposito da qualcuno che non li desiderava. Sì, è una cosa indubbiamente orribile, ma in passato la sensibilità era molto diversa e queste cose purtroppo capitavano di frequente, in alcuni casi ancora oggi. Cerchiamo di andare avanti. Questo bigliettaio impedisce a Tom di entrare poiché ha passato la propria esistenza a tormentare Jerry e gli pone una condizione. Se farà firmare questo certificato di perdono al topo, allora potrà entrare, ma avrà a disposizione solo un'ora per farlo, prima che parte il treno. In caso contrario finirà all'inferno dove sarà torturato in eterno da un diavolo molto simile al personaggio di Spike. Porca miseria, che ansia! Tornato nel suo corpo, Tom cerca in tutti i modi di far firmare il foglio a Jerry, che però si rifiuta e anzi lo percula pure. Dopo una sequenza davvero straziante in cui il gatto implora il topo e gli fa capire che se non lo perdonerà sarà costretto a subire un'eternità di atroci agonie, Jerry infine firma, ma il tempo subito dopo scade. La scala mobile sparisce e il gatto cade all'inferno dove viene bollito da Spike in un pentolone. Fortunatamente si scopre che Tom stava solo sognando e si era addormentato a fianco di un caminetto acceso in soggiorno. Si era risvegliato a causa del bruciore di alcuni tizzoni ardenti che gli stavano scottando la coda e, non capendo che fosse solo un incubo, va subito ad abbracciare e riempie di baci Jerry, che rimane un po' confuso dal suo comportamento. E la puntata in teoria si conclude qui. È stato solo un terribile incubo e ora è tutto a posto, giusto? O forse no. Pensiamoci bene. E se non fosse stato solo un sogno e la condanna infernale di Tom, invece di essere torturato da un cane demone, fosse quella di rimanere nella casa con Jerry, intrappolato in questo loop in cui non riuscirà mai ad acciuffarlo? Alcuni pensano che sia questo il motivo per cui le puntate vengono trasmesse sparse e che non ci sia un vero senso nel cercare di porvi ordine. Tom e Jerry, un eterno ripetersi di inseguimenti che durerà per tutta l'eternità. Affascinante teoria, ma a nostro parere anche un po' assurda per tante ragioni. Prossimo episodio. Parliamo ora di Questa è la mia mamma, That's My Mommy, il 97esimo cortometraggio uscito nel 1955. In un granaio un uovo di anatra cade fuori dal suo nido e finisce sotto Tom, che sta dormendo all'esterno. Ne esce Quaker, che a causa dell'imprinting pensa che il gatto sia sua madre. A Tom però interessa solo mangiarsi l'anatroccolo.
Il gatto però tenta più volte di cucinare il povero ingenuo anatroccolo, che però viene sempre salvato da Jerry. Quaker, per via della sua ingenuità, non capisce le intenzioni del gatto, e anche quando Jerry gli fa vedere in un libro la differenza tra mamma anatra e mamma gatto, lui si rifiuta di credergli e torna da Tom. Jerry lo segue, ma viene catturato e gettato in un pozzo dal gatto dentro una serie di scatole cinesi. E fin qui è un episodio anche molto divertente. Per esempio, le gag del gatto che cerca di cucinare l'anatroccolo sono epiche, soprattutto quella in cui lo metti in forno in un lettino fatto di pasta sfoglia, che è geniale. Ma poi arriviamo a una scena particolare. Tom sta bollendo dell'acqua in una pentola per preparare uno stufato di anatra, e Quaker si offre di aiutarlo. Leggendo la ricetta però, l'anatroccolo si rende conto delle intenzioni di Tom e, rassegnato, si prepara a tuffarsi nella pentola. Se siete delle persone sensibili, qui l'anatra dirà una frase che vi rimarrà scolpita a fuoco nel cervello per sempre. La mia cara e dolce mammina avrà la sua bella anatra per cena. Addio per sempre, ma io ti voglio bene lo stesso, mammina mia. La coscienza di Tom però, grazie a Dio, ha il sopravvento e il gatto salva l'anatroccolo commosso. Quando Jerry esce dal pozzo con capacità che manco udinì, vede il gatto che ha definitivamente adottato Quaker. Sono infatti in acqua che stanno starnazzando insieme e alla fine l'anatroccolo dice: "Questa è la mia mamma". Questo episodio si potrebbe definire forse più commovente che oscuro, perché contiene secondo noi quella scena che è in grado di far commuovere davvero tutti. Lo vedemmo da piccoli e ci ha un pochino traumatizzato, tant'è che ce lo ricordiamo ancora oggi, ma è scritto davvero in modo magistrale e in fondo ha un lieto fine, per fortuna. Non sempre però le storie raccontate in Tom e Jerry finiscono bene. Ne è un esempio la leggenda più famosa che aleggia intorno a questo cartone, forse la più conosciuta. Non stiamo parlando di fantomatiche puntate perdute o maledette. Su internet si è sempre raccontata questa storia secondo la quale esisterebbe un episodio in particolare, che farebbe da finale all'intera serie, in cui Tom e Jerry si sarebbero tolti la vita concludendo in maniera tragica la loro storia. Così su due piedi questa potrebbe sembrarci una classica creepypasta, eppure è tutto vero, anche se con qualche imprecisione. La verità è che l'episodio esiste veramente e si intitola Blue Cat Blues, in italiano Blues per gatto triste, del 1956. A causa del suo finale tragico che implica la morte dei protagonisti, viene infatti spesso confuso con il finale prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer Tot Watchers, ovvero il guardabimbi della serie originale. Oppure con il finale della serie più recente, Poor Chance to Dream, il sogno di Tom, prodotto da Chuck Jones. Considerate che Tom e Jerry sono frutto del loro tempo e quindi di idee e moralità molto diverse da quelle attuali. Oggi ovviamente la censura non permetterebbe mai di mostrare in un cartone per bambini dei personaggi compiere l'insano gesto. Ma qual è la trama di questo strano episodio? Jerry osserva Tom sconsolato seduto sui binari del treno. In maniera piuttosto insolita parla, raccontandoci con una voce fuori campo tramite un flashback la triste storia che ha portato a questa situazione. Inoltre, cosa insolita, mentre tutti gli altri episodi hanno una trama comica, questo ne ha una davvero tragica. Il gatto sta bevendo una limonata con l'amico topo, quando si prende una cotta assurda per una gattina bianca che passa per strada. La tipa inespressiva è però contesa fra lui e Mr. Butch, un gatto nero molto più ricco. Tom fa di tutto per conquistarla, le porta un fiore e l'avversario arriva con un'intera corona di rose, le porta un profumo e l'altro con un intero camion di essenza. Spende tutti i suoi risparmi nell'unico anello di diamanti che può permettersi, ma quello del rivale ha una pietra enorme. Si indebita fino al collo firmando tutti questi contratti e prestiti per una macchina umile, ma l'avversario ancora una volta lo straccia. A bordo della sua macchina di lusso prende la gatta e la porta via con sé. In questa sequenza ci rendiamo conto di come tutto questo sia in realtà veramente sbagliato. In una delle prime scene, infatti, vediamo come la gattina gioca con la faccia di Tom e il suo viso assume la forma di un asino. Questo simboleggia quanto questa ragazza sia un'opportunista e di come letteralmente manipoli il povero gatto accecato dall'amore solo per i soldi. Jerry, che in questo episodio è suo amico, lo aiuta standogli accanto, mentre il gatto beve tantissime bottiglie di latte. Non vi devo spiegare che questa è un'ovvia metafora del fatto che l'amico è caduto nell'alcolismo. Tom, preso dalla disperazione, si lascia addirittura andare in un rivolo di pioggia dentro una fogna, ma viene salvato da Jerry. Subito un istante dopo vediamo Butch e la gattina bianca sfrecciare via appena sposati. Dopo questa ennesima delusione torniamo alla scena iniziale dei binari e qui anche Jerry scopre all'improvviso che la sua fidanzata Topolina, che credeva lo amasse, lo ha lasciato e si è sposata con un altro topo più ricco di lui. Depresso, anche il topolino prende posto accanto all'amico sui binari. La scena si dissolve in nero.
e si sente il suono di un treno in avvicinamento mentre compare la scritta The End. Brividi, L'episodio più che altro ci ha fatto salire una gran rabbia nei confronti di questa gatta infame e del messaggio davvero sbagliato che manda ad un ipotetico bambino o bambina. Praticamente insegna che in una relazione ciò che conta sono solo i soldi e non quello che si prova l'uno per l'altro, e che bisogna campare in poche parole sulle spalle degli altri. Per evitare polemiche, i canali Cartoon Network e Boomerang di Turner Entertainment raramente trasmettono questo corto, a causa dei riferimenti all'alcolismo e al togliersi la vita. Da noi in passato era uscito nella versione integrale perché lo vedemmo da bambini, poi in seguito non venne più trasmesso e ci sta alla grande. Nonostante però tutti i problemi e le censure, si può reperire tranquillamente anche nelle moderne collezioni dei DVD di Tom e Jerry, nel caso voleste recuperarvelo. Bisogna dire comunque che i cartoni, in particolar modo quelli classici, hanno delle puntate che sono autoconclusive. Questo significa che in pratica può succedere loro qualsiasi cosa, anche la più terribile, ma nell'episodio dopo tutto sarà resettato. Quindi no, non è l'episodio finale e non finisce così la serie che tutti abbiamo amato. Esistono tantissimi altri episodi di Tom e Jerry che oggi ci risultano strani. Quali sono i vostri preferiti o quelli che vi sono rimasti impressi per una ragione particolare? Discutiamone qui sotto insieme nei commenti. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.